Ciao a tutti amici e ben ritrovati sul canale. Era un bel po' che non facevo una mareggiata in scogliera e morivo dalla voglia. Oggi si è presentata una bella scaduta, molto interessante, forse un po' impegnativa, anche se non sembra in questo momento perché sono in una caletta riparata, ma ci sono serie di onde molto impegnative che vi renderanno la situazione complessa, diciamo. Nonostante sia una scaduta, non penso ci sarà una vera e propria evoluzione durante la giornata, penso che il mare, secondo le previsioni, dovrebbe rimanere più o meno costante. Il tempo a disposizione comunque è tanto, quindi proviamoci. Oggi sono in pesca con un prototipo di canna che ho già provato in un precedente video, è una 14 grammi e il nuovo Caldia LT di Daiwa, in questo caso nella misura 4000. Con il Caldia è la prima volta che ci affronto una mareggiata, ma già ci ho pescato, ci ho fatto qualche barracuda e qualche pescatella di prova. È un mulinello molto leggero, affidabile, utilizzabile in molte situazioni. Fino adesso mi è piaciuto molto e questa giornata per me sarà una sorta di test definitivo sul mulinello. Il Caldia è un mulinello molto conosciuto in casa Daiwa, che adesso si è rinnovato sia nell'estetica che nelle tecnologie interne. È da sempre uno dei migliori per il rapporto qualità-prezzo, caratteristica che lo rende tra i più apprezzati. I nuovi Caldia si distinguono per l'inserimento di tecnologie come l'Air Drive Design, che prima coinvolgevano solo i modelli di fascia superiore, e modernizza bobina, archetto e rotore. La frizione per i modelli come il mio, ossia fino alla taglia 4000, è una ATD di tipo L, che permette sotto trazione un rilascio fluido e dolce iniziale, per poi assestarsi gradualmente al drag prefissato. Questo per evitare strappi e di conseguenza rotture nella lenza durante la ferrata e le prime sfuriate del pesce. A renderlo ancora più robusto è il corpo monascocca in Zion V, materiale solido e leggero di alta qualità. Personalmente utilizzerò questo mulinello per le mareggiate in scogliera pescando leggero, per la ricerca delle spigole e dei barracuda, imbobinandolo con del J-Braid Expedition del PE 1.2. Siamo agli ultimi giorni di aprile, queste sono ufficialmente le prime giornate veramente calde. Sto azzardando una pescata in costume, la prima dell'anno, non so se si nota dalla mancanza di waders o altro abbigliamento tecnico, e già si sente vero piacere di pescare senza indumenti pesanti. Essere leggeri in questo tipo di spinning fa veramente la differenza perché non ti stanca. Il mare ancora spinge forte, per questo inizierò a fare i primi lanci con qualcosa di ben palettato che regge correnti e onde. Pronti? Niente, questo era un bellissimo spot da spigola, me la immaginavo dietro il correntone intenta a cacciare, ma o non ha mangiato o non c'era. Ecco qua. Aveva agganciato qualcosa. Aveva agganciato qualcosa e non sembrava... Ecco, occhiata. Sicuramente era un'altra occhiata allora, però era più grossa perché ho sentito una bella incannata. Qui c'è un branchetto, farò altri lanci di prova. Eccolo qua. Lo scappottino del giorno, questa la rilasciamo perché è piccolina. Però è un buon segno, dai, sono in pesca da poco e ho già trovato un branchetto, immagino. Ok, sono sopravvissuto anche stavolta. Incaglio, vediamo se le onde mi salvano. Salvo. Per gli incagli l'onda è sempre amica. Eccolo, eccolo! Ah, occhiatona, bella! Bella questa, mazza che botta mi ha tirato. Olè, l'avevo quasi scambiata per una spigola, però guardate qua che occhiatona, poi in corrente si è fatta sentire bene bene.
a jerk dietro una schiumata. Questa è una buona taglia, la tengo molto volentieri. Dove ho preso l'occhiata c'era anche un bel branco di pesciolini, probabilmente era in caccia lì, e quindi spero che non sia stata sola. Sono tornati! Mr. Comber is back! Mancava nelle mie pescate a spinning da tantissimo tempo. Bentornato! Altro pesce? Altro sciarrano? No, non lo riconosco. Ah, dentice, ecco perché non lo riconoscevo. Denticiotto. Questa è la zona dove c'era il branchetto di Minutaglia, dove ho preso l'occhiata, e infatti probabilmente non solo l'occhiata era in caccia qui in zona, ma come vedete tante altre specie. Vai, salvo. È proprio bello quando nella stessa pescata si prendono tante specie diverse. Oh, bella, bella, grossa. Questa è sicuramente una spigola, un bel pesce. No, l'ho persa, aiuto. Ho perso il contatto col pesce. Ah, era qui sotto. Ma pensa te. Ma pensa te dove è andata. Pensavo fosse più grossa, onestamente. Mi ha fregato in pieno. Mi ha fregato completamente perché è stata risucchiata da un'onda, è partita laterale e quindi mi sono ritrovato con la lenza sulle rocce, col pesce che veniva portato via dalle onde, e mi ha ingannato, pensavo fosse un pesce ben più grosso. Eccola qua ragazzi, spigola direi minimo sindacale, però presa in questo contesto è stata molto soddisfacente. Oggi c'è molta corrente e spesso i pesci vengono risucchiati e finiscono sulle rocce. Non mi ero accorto, ma proprio per aver spatacchiato sulle rocce si è anche rotta la paletta dell'artificiale. Stranezza della giornata, sono a 2 metri dall'acqua e ci sono bruchi ovunque. Non mi era mai successa una cosa del genere. Non so se sono processionari o altro, ma sono veramente infestanti e sono ovunque. Guardate, un altro, acqua. Qui ce n'è un gruppo addirittura. Vediamo se mi giro, se ne trovo un altro gruppo. È pieno ovunque. Non so cosa facciano in questa zona, ma ce n'è a milioni. Nel caso dovesse andare male la pescata con i pesci, mangerò bruchi. Tanto ormai di questi tempi si mangia di tutto. Mi sarei aspettato qualche sargo tra queste buche e questi canaloni, l'ambiente è perfetto ma non si sono fatto vedere, non dico che avrei dovuto prenderlo, ma almeno un inseguimento. E invece niente, tutto ciò è molto sospetto. Facciamo qualche tentativo in superficie diverso dal solito con un UTD un pochino più grosso di quelli che uso normalmente. Eccola, subito! Al primissimo lancio! Mi sembrava troppo strano che non ci fossero queste schiumate fantastiche. Aspettavano l'esca giusta. Dai, è anche carina. Eccole. Ah! Mi ha toccato l'esca e me l'ha intrigata. Arridato. Ah, dai. È bellissimo. 3 attacchi tutti a vuoto, ma bellissimo tra queste onde. Sempre passaggi molto tranquilli in scogliera. Ok, andata. Eccola! Questa è un'occhiatona, probabilmente presa per la schiena, che si è impuntata, che sembrava un pesce molto più grosso, ma
Stavolta non mi faccio fregare, comunque è una bella occhiata sicuro. Andava sulle rocce, ma cos'è? Sì, occhiata, no, è l'occhiatone. Che pesce! È veramente una signora occhiata, guardate qua che mole. Yeah. Qui saremo sui 3 etti, questa è bella 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 bella. Oggi si sta rivelando una di quelle giornate dove le occhiate vanno matte per i top water. Non chiedetemi perché succede, ogni tanto lo fanno e veramente impazziscono per qualunque cosa che stia in superficie. Incredibile, si è ripetuto lo scenario di prima, ovvero che al primo lancio col VTD l'ho subito presa una allamata al primo colpo e dopo continuo ad avere attacchi e inseguimenti, ma sono molto più mosci e mancano sempre l'artificiale. Ho fatto qualche lancio a crank in una zona bellissima con crank piccolini per vedere di sbloccare i saraghi, ma non c'è stato perso. Oggi è veramente una giornata strana per loro. Tutto sembra perfetto ma non si fanno vedere. Eccolo, ah c'era, cavolo! Mi ha ingannato in pieno! Attenzione, ho avuto il primo inseguimento di sarago. Microscopio, direi quasi insignificante, però era un sarago. Quindi ci sono. Bisogna solo sperare che si attivino un po' di più e che magari ce ne sia anche qualcuno più grosso a giro. Bella, occhiatona, altra occhiatona, questa è grossa, Ho visto quel bel canalone, mi sembrava strano che non ci fossero occhiate. Mamma mia, un'altra big, altra occhiata che dà soddisfazione. Bel pesce. Bene amici, è l'una, c'è una pausa nell'attività dei pesci. Nonostante questo la giornata è divertentissima, una marea di occhiate in superficie, sto prendendo tante specie diverse, mancano solo i saraghi, non capisco perché, ma sono sicuro che prima o poi si faranno vedere perché la giornata è bellissima. Adesso faccio una pausa anche io, mi mangio qualcosa e poi ricomincio, poi si lancia senza sosta. Wow, 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 wow. Oddio, saragone enorme, wow, bellissimo, che pescione, bellissimo, poi inaspettato, era sotto i miei piedi e non l'avevo visto, non ha inseguito, ha solo mangiato una volta che l'esca è entrata nella schiumata. Bello, questo 7 etti li ha tutti. Li ha tutti, sì. Poi preso col mio Finder nella mia colorazione. Tripla, quadrupla soddisfazione. Però qui è un puntaccio perché ho paura che se ne vada. No, non prende a me. Con questo ho ufficialmente preso tutte le specie principali dello spinning leggero in mareggiata. Sarago, spigola, occhiata. Eccolo qua, guardate com'è bello. C'ha una fronte veramente pronunciata, sembra quasi uno di quei saraghi, quella sorta di pagri oceanici dell'Australia.
quelli rosa. Guardate qua, che inclinazione atipica. Non so perché ci sono così pochi saraghi a giro, ma se la taglia è questa va benissimo così. Questo è un pesce che preso a spinning, a jerk, è veramente maestoso. E direi che la prima mareggiata del Caldia è andata alla grandissima. Ha mangiato in questo spacco, io ho seguito l'artificiale con i miei occhi praticamente fino alla fine e dato che c'è tanta visibilità non ho visto nessun pesce seguire. Un sarago del genere in poca acqua l'avrei visto, quindi deduco che quel pesce era qua sotto. Eccola. Oh, accidenti. Sono sempre più grosse queste occhiate. Mi è arrivata una mazzata allucinante. Peccato sia slamata. Questa era una mega occhiata. Mezzo chilo di occhiata. Non l'ho neanche vista, ma l'ho sentita molto bene. Eccolo. Bello. Forse è un dentice. Forse è un dentice. Sta combattendo sul fondo. È un dentice. Bellissimo. Questa cannina stava veramente godereccio. Ci stavo proprio pensando, ora metto un jerk un pochino più grosso, ho messo il Finder 125, chissà, magari piglio un denticiozzo. Eccolo qua, uscito subito. Questo sarà un pesce sui 6 etz. Ho abbastanza pesce, preferisco farlo crescere, quindi lo rilascio al volo. Vai, andato. E anche la mia seconda colorazione ha colpito, sono proprio soddisfatto. Il terminale è andato, purtroppo mi tocca rifarlo per l'ennesima volta. Oh, sarago, sarago. No, mi sa che mi hanno visto. Peccato, erano proprio qui sotto, non erano grossi ma erano bellini. Ehi, ehi, ehi. Cos'è questo? Ah, un pesce incastrato. No, cos'è? Non capisco. Pesce per la pancia. Ecco cos'era. Probabilmente un saragone? Una gran paura di perderlo. Ma vai! Cioè, mi rendete conto? Cioè, tutto questo casino per un saraghetto preso per la pinna. Cioè, poteva benissimo essere scambiato per un pesce da 1 chilo, E invece no, saraghetto. Oh oh, pallina. Oddio. Eccolo qua, altro pesce. Questa è un'altra occhiatona? Sì, bella occhiata questa. Mazza che botta mi ha tirato. Ma una super occhiata questa. Wow! Oggi il mare è in festa.
questa, guardate qua che occhiata, bellissima. Occhiatona per la pancia, riduco, in realtà si impegna, ma sembra, da come viene sembra un pesce per la pancia. Ah no, è un denticciotto invece. Beh, questo decisamente merita la libertà. Vai piccolo. Ehi, 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 ehi. Denticione. Questo è molto a rischio questo pesce. È continuamente sulle rocce. Altro dentice. Bello, un pochino più grosso di quell'altro. Lamato malissimo. Wow, che spettacolo! Oggi è una giornata incredibile. Questo è un pochino più grosso, sì. Non è un denticione, ma è comunque una taglia soddisfacente. Direi che questo può venire a casa. Questa è una giornata veramente meravigliosa e divertente. Non mi aspettavo tutta questa attività che è stata concentrata in bene o male tutto il giorno. Il pesce è finito sulle rocce, ma il terminale si può dire che è in buone condizioni. Semmai rifarò gli ultimi 10 cm. Eccoci qua, secondo dentice della giornata, che nonostante non sia proprio un gigante, anzi di taglia piuttosto modesta, con questa attrezzatura si rivela sempre una preda molto impegnativa. È andato sulle rocce diverse volte, ma fortunatamente giocando di frizione e accompagnandolo con la lenza, ho tirato fuori tutte le volte. Mi tolgo di qui perché questa roccia è piena di processionari, mi stanno salendo anche addosso, e ricominciamo. Avevo molto ingenuamente lasciato quest'occhiata in una pozza per mantenerla fresca e viva, ma a questo punto della pescata credo sia totalmente inutile trattenerla, che se ne possa tornare a casa serena. Eccolo qua. Vai. Direi che la pescata si può concludere qua. Oggi è stata una giornata a dir poco eccezionale, il mare si è mantenuto più o meno costante per tutto il tempo e in più si è aperto il cielo, è venuta fuori una giornata bellissima e in tutto questo i pesci erano attivi. Ho preso veramente ogni specie di questa tecnica, direi che è mancata soltanto la cernia. Credo senza esagerare di aver fatto una quarantina di pesci, ovviamente non li ho trattenuti tutti, anche perché una buona parte erano piccolini, né li ho filmati tutti perché sarebbe stato inutile fare un video di 3 ore di catture ripetitive. Questo è il bottino nel suo complesso, adesso gli do una bella pulita e me ne torno a casa.